Scusate se interrompo, un passaggio strepitoso. Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Paolo. Oggi ascoltiamo insieme la cover di Rise Up cantata da Morissette Amon. Non conosco la cantante, ma ne ho sentito parlare molto bene nei commenti da voi, quindi l'ascolto molto volentieri, anche se questa esibizione è di qualche anno fa. Però sono molto curioso. Siete curiosi anche voi? La sentiamo subito. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Cominciamo. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can find a fighter, but I see it in you, so we go work it out. Move Wish mountains, 1075. we can walk it out. Move mountains. I'll rise up, I can say, and I'll rise up, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. And I'll rise up, I like the waves, I'll rise up, in spite of the ache, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. For you, for you, for you. Bellissima voce, molto morbida, un controllo incredibile e si vede già che è una tecnica eccezionale, perché avete sentito questi ultimi vocalizzi che passa dal falsetto alla voce normale, però invece di farlo in modo molto fluido, quasi inudibile, come cercano di fare ad esempio i cantanti classici, lo marca molto e questo dà molta emozione. Ovviamente è bravissima, e anche delle note lunghe finali spesso riesce a modulare molto bene la dinamica, perché la nota comincia magari con una certa potenza, poi finisce con la stessa quantità di fiato, ma diminuendo solo il tono. Bravissima, andiamo avanti. For you. The silence isn't quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, and I promise. Avete sentito qua, scusa se interrompo, quando ha detto la parola you feel tired, su tired, ha rotto la voce, la vocale appositamente, più di una volta, e non l'ha fatto casualmente. L'ha fatto in quel punto dove si accorda perfettamente con la parola, col testo, per darci l'emozione come della stanchezza, no? Del risentiamola e poi andiamo avanti, perché è una tecnica perfetta, sentite. And I know you feel like dying, and I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, we can walk it out. Move mountains, and I'll rise like the day, and I'll rise up, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. For you, for you, for you, for you. All we need. Scusate se interrompo, un passaggio strepitoso. Avete sentito l'ultima nota che ha fatto prima di questa seconda frase, quella lunga? Alla fine ha fatto un vibrato molto ampio, tanto che quasi ci solleticava l'orecchio, e poi ha iniziato questa frase con una rottura, con un vocal fry molto d'effetto. Riascoltiamolo e poi andiamo avanti. Tecnica eccezionale, sentite? For you. All we need.
other, and for that we have each other. Oh, we will rise, we will rise, we will rise. Oh, we will rise. Quest'ultimo fraseggio che ha fatto un solo respiro per fare una frase lunghissima, piena di movimenti, di dinamiche diverse. Per essere capace di fare una frase del genere bisogna saper prendere il fiato, perché ogni piccolo movimento ti consuma un tot di fiato. Quindi tu quando cominci questo fraseggio devi aver preso il fiato giusto, esatto, per andare da A a B. Non puoi prenderne di più o di meno. Quindi grande pratica, grande tecnica. Ed è bello che noi possiamo ascoltare anche in queste esibizioni di questi artisti eccezionali non solo le note che fanno, ma anche le pause. Cioè quando prendono fiato, quando. Perché fanno le pause? E questi grandi artisti, ovviamente i cantanti in generale. Uno, appunto, per prendere fiato, e devono prendere il fiato che gli serve. Non solo noi dobbiamo ascoltare le pause perché sono fatte in un certo modo, ma anche perché il fiato che prendono. Addirittura c'è, l'abbiamo visto in un'esibizione, ci sono dei cantanti, l'abbiamo visto in un'esibizione di Lara Fabian, vi metto il link qua sopra e anche in descrizione se volete sentirla, che addirittura in questa esibizione alcune volte quando prende fiato lo fa sentire nel microfono appositamente per trasmettere qualcosa anche a noi, perché anche nelle pause, nei silenzi e in questi piccoli passaggi si trasmette un'emozione. Quindi le pause vengono usate per questo, ma anche per colorare la canzone, perché anche i vuoti riempiono la canzone di significato. Quindi il fatto di allungare un pochino una pausa, un silenzio, o accorciarlo rispetto a quello che sarebbe, diciamo, lo standard in quel momento della melodia, è una tecnica che molti cantanti sanno usare molto bene. Ad esempio una maestra in questo è Angelina Jordan, vi lascio qui il link in un altro video suo dove usa questa tecnica in modo sopraffino, dove il variare queste pause, modificare la loro lunghezza, cambia un po' il ritmo della melodia, rendendo una melodia quasi nuova rispetto all'originale. Quindi lei è bravissima a prendere fiato quando serve e il fiato che le serve, e questo è segno sempre di tecnica e allenamento, ovviamente. Questa cosa però, per chi è interessato, succede in tutti i campi. Succede anche nel mondo della scrittura, per esempio. Se voi leggete il romanzo di un bravo autore, spesso molti autori di questi bravi cosa fanno? Quando c'è un'azione concitata, un'azione molto frenetica, usano delle frasi corte, con tante virgole, tanti punti. Questo perché? Perché noi mentre leggiamo quelle frasi, ogni volta che c'è una virgola, ogni volta che c'è un punto, prendiamo fiato. Quindi in quel pezzo scritto con tante virgole e tanti punti, il nostro prendere fiato è continuo e ci dà la sensazione anche fisica della frenesia. Se invece vogliono descrivere una situazione di tranquillità, di rilassatezza, di calma, usano magari frasi lunghe, poche virgole, pochi punti, giusto per farci respirare in modo più tranquillo. Questo funziona come nella musica, anche se non stiamo leggendo ad alta voce, per il fatto che il nostro cervello, tutto quello che noi immaginiamo, lo considera identico a quello che noi vediamo nella realtà. Esempio che si fa sempre, se io vedo un bel piatto di cibo appetitoso, il mio stomaco si prepara, si cerne sui succhi per la digestione e quindi fa tutto un suo lavoro automatico. Se io quel piatto non ce l'ho, ma lo immagino, il mio stomaco fa sempre lo stesso lavoro, come se il piatto fosse vero. Stessa cosa quando noi leggiamo solo mentalmente un passaggio, il mio cervello lo percepisce quasi come se lo stessi leggendo utilizzando il fiato e quindi ricevo le stesse emozioni, la stessa sensazione di affanno, ad esempio. E quando ascoltiamo qualcuno che canta, la stessa cosa. Infatti, quando voi ascoltate una cantante straordinaria come Morissette, che per esempio fa un passaggio, un vocalizzo così lungo senza prendere fiato, avete voi stessi la sensazione che vi manchi il fiato. Questo sempre per questo meccanismo che c'è nel nostro cervello. Chiusa questa parentesi, questo è un passaggio eccezionale, lo risentiamo brevemente e poi andiamo avanti. Each other. Oh,
of the egg, and I'll do it 1,000 times again. Eccezionale. Wish 1075. We will rise again and again and again. Bello il finale così, appena sussurrato. Alla fine si è visto che comunque ha vissuto questa canzone con molta emozione. Bellissima esibizione, eccezionale come cantante. Grazie per avermela consigliata. Ovviamente voglio sentire nei commenti anche il vostro parere su questa esibizione. Per quanto riguarda la scenografia, chiamiamola così, di questa ambientazione, ne ho parlato in un altro video in cui abbiamo visto Marcellito Pomoi esibirsi all'interno di questo programma, situazione simile. Se volete andare a vedere e siete curiosi, vi lascio qui il link o anche in descrizione. Ovviamente consigliatemi altre canzoni di Morissette perché sono veramente molto curioso di sentirla, ne ascolterò sicuramente molto volentieri. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ovviamente, condividete se potete e ovviamente mettete like se la mia reazione vi è piaciuta. Noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video. Ciao a tutti!